Che settimana, gol e assist contro il Barcellona, oggi gol bellissimo che ha spianato la strada verso una vittoria preziosa, molto importante anche per la vostra classifica. Sì, certo che è una settimana importante per noi perché avevamo davanti tante partite difficili, oggi era una di quelle perché dopo la buona prestazione qua a San Siro col Barcellona, poi al Camp Nou dovevamo oggi avere lo stesso atteggiamento, lo stesso spirito di squadra e credo che l'abbiamo avuto e abbiamo meritato di vincere. Studio. Sì, ciao Lauti, Ciao. complimenti per la partita, per la vittoria. Io ho un debole per te perché il primo gol segnato in maglia nerazzurra, forse tu non lo ricorderai, ma l'hai segnato contro di me e quindi mi piace averti così lanciato a questi massimi livelli. C'è un dato, un'immagine secondo me importante che testimonia un po' quella che è l'Inter di queste ultime settimane. Ed è forse meno eclatante rispetto a tante altre cose positive che abbiamo visto quest'oggi, ma è lo scatto che fai sia tu che Edin nel secondo tempo, dopo un calcio d'angolo, una ripartenza dalla Salernitana, 80 metri di scatto dopo tutto quello che avete speso comunque in queste ultime gare per andare a riprendere la parità numerica in fase difensiva, un contropiede della Salernitana in superiorità numerica. E quello è un po', secondo me, quello che testimonia quello che ci state mettendo in campo in queste ultime settimane, quello che è cambiato, uno spirito di squadra diverso, ritrovato. Poi da quello ci aggiungiamo tanto, ci aggiungiamo la qualità tecnica, la condizione fisica, la condizione mentale, però secondo me quello è un qualcosa di importante dal quale partire. Sì, sicuramente che quello è importantissimo perché, come hai detto tu, dovevamo mettere qualcosa in più perché non ci stava bastando quello che stavamo mettendo, perché a volte non giravano le cose come volevamo. Vabbè, oggi ci avevamo messo a parlare tanto in settimana, 2 o 3 settimane fa, e i risultati si stanno vedendo sul campo oggi. Ognuno pensa a fare una corsa in più per il compagno, a chiudere gli spazi, anche a dare una mano a quelli che giocano di meno, che il mister le dà l'opportunità, quindi quello è importante in una squadra. A volte si perde e credo che noi adesso l'abbiamo recuperato e si sta dimostrando sul campo. Nando, ultimissima. Sì, ciao Lauti, hai raggiunto il gol di Diego Milito in Serie A con la maglia dell'Inter. Sappiamo che siete molto amici, gli scriverai un messaggio, ti aspetti un messaggio da lui? Sì, sicuramente, perché sicuro oggi o domani che lui è qua a Milano andremo a cena, ma niente, sono contento perché l'ho visto a Barcellona anche. Lui è sempre dietro, mi dà i suoi consigli, è una gran persona. Grazie e complimenti. Grazie mille. Dopo le prestazioni contro il Barcellona, il Sassuolo, serviva continuità, quindi possiamo dire missione compiuta. Sì, abbiamo fatto una buona partita, era difficile dopo Barcellona, un buon approccio, siamo andati sull'1-0 e poi l'unica cosa che potevamo fare il 2-0 con più occasioni. In queste partite qua sai che sbagli poi un pochino, rischi di rovinare una giornata importante, però abbiamo fatto bene. Oltre la continuità, anche un clean sheet che fa sempre piacere questa Inter, e soprattutto a te da difensore, ma questa Inter sta ritrovando quella solidità che è stato il marchio di fabbrica in questi anni di questa Inter. Sì, ho avuto un momento un po' così, ma con tutte le squadre, tutti i periodi, ci sono, è normale. Poi devi avere la forza con i ragazzi bravi, con i ragazzi forti, intelligenti, così, di trovare compattezza, bisogna solo andare avanti così. Francesco, ti chiedo anche come sta andando, sei qui da poco, ti stai ambientando bene, come va, come procede? Io mi sono ambientato il primo giorno, grazie un po' al mio carattere, ma soprattutto grazie ai compagni, sono fantastici, mi trovo benissimo, quindi devo anche ringraziare loro. Il mister lo conoscevo, lo staff lo conoscevo, però al di là di tutto i compagni sono quelli che comunque ti devi rapportare, devi aiutare, devi farti aiutare, nel senso è un gruppo, quindi mi sono trovato e mi trovo molto, molto bene. Ti faccio fare ultimissima domanda da studio.
Ciao Ace, Ciao. innanzitutto Marco ben Andreoli. ritrovato, Ciao, Marco. mi piace vederti con questi colori. Ecco, mi collego subito all'ultima domanda di Tommy. Hai sorpreso un po' tutti per come ti sei subito ambientato, come sei riuscito subito a a trasmettere le tue qualità, la tua personalità. A me sinceramente mi hai stupito un po' meno, perché già io ti conosco bene, conosco bene te, le tue qualità come giocatore, sei ormai un giocatore di grande esperienza anche a livello nazionale, poi conosco bene le tue qualità anche come umane, come ragazzo. Volevo chiederti come ti sei trovato in questo gruppo, che cos'è che ti hanno, come sei stato accolto, cos'è che ti ha permesso di ambientarti subito così bene, e come ti sei trovato oggi a ricoprire un ruolo che era un po' nuovo, diciamo così, un po' il ruolo all'inizio che facevi all'inizio. Come ti sei ritrovato? Si sta meglio al centro della difesa, a 34 anni si corre un po' meno. Ma guarda, allora, mi sono trovato bene perché comunque già alcuni li conoscevo in nazionale, altri giocavo comunque in campionato, e poi oltretutto sono entrato subito, mi hanno accolto subito come se fossi lì da anni, poi col mio carattere comunque cerco di entrare subito con loro sono stati bravissimi, e questo agevola il tutto. Su quanto riguarda il terzo, a me piace più del centrale, a dire la verità, anche se il centrale a me piace molto dei tre, e anche il centrale di sinistra mi piace parecchio. Ovvio devo stare un po' più lì, però ovvio che non sono ancora al 100%, ho anche avuto una settimana un po' turbolenta, però mi trovo molto bene, mi piace. Se devo giocare da terzo a me piace, ovvio che poi a 35 fai un pochino leggermente più fatica, ma mi tengo molto bene, Marco, quindi sono contento di farlo, molto volentieri. Lo so bene che sei un professionista con la P maiuscola, lo so. E infatti ecco, dove mi hai sorpreso un po' è nel fatto che sei riuscito comunque a trovare subito la miglior condizione dalla prima partita, e nonostante tu abbia fatto comunque una preparazione, lo sappiamo, un po' turbolenta, l'ho vissuta anch'io una situazione un po' analoga, e non è mai facile poi dover trovare subito la miglior condizione, pronti via, quando non giochi una partita da tanto tempo, e magari non sei riuscito ad allenarti come vorresti, non è cosa semplice. Invece da questo punto di vista hai subito dato ampie garanzie anche dal punto di vista fisico. Sì, io ho fatto un mese, non ho mai fatto un amichevole, ho fatto un mese allenarmi da solo senza una partita, senza allenarmi con la squadra, quindi però mentalmente mi sono allenato sempre, tutti i giorni, vita sana, tutto quello che è, e poi comunque mentalmente ci devi essere quando sei in squadra. La cosa fondamentale è non abbatterti devi sapere che condizioni sei, ma devi sapere anche che sono opportunità, e mentalmente devi essere pronto. Se mentalmente sei pronto, anche fisicamente, con l'esperienza, riesci comunque a cavartela. Grazie Francesco. Grazie a voi. Ciao Marco. Ciao Francesco. Grazie, ciao.